Buongiorno, sono le 13.04 nel vostro mondo, per noi qui a Ronto sono le 13, quindi fatevi una ragione, non aggiustate gli orologi, noi viviamo in questa bolla che è Ronta a Radio Centrale con me, Filippo Nordi, in regia, e Roberto Lighi, come dicono i cinesi, e c'è anche Jimmy in giro che ci sostiene e registra questa puntata perché... C'era Jimmy un secondo fa, perché anche oggi c'è una puntata, abbiamo un ospite Giuseppe per giocare a Guess My Job, ma poi spiegheremo questo gioco. Intanto iniziamo con un po' di musica, che direi è il momento di... Alios addirittura, Leo say a thunder in my heart. Va in panico, 20. È diretto. 20, aspetta, vado? Roberto, mi sto... 9, 8, 7, 6, no, va bene, vai. 3, 2, 1. Vai. Sì, mi sto togliendo la giacca, mi fa caldo, cos'hanno oggi? No, vabbè, niente. Visto il fisico. Quale fisico? Mi sta prendendo in giro perché io non ho mai messo piede in palestra in vita. Mi sto parlando con Giuseppe, il nostro ospite che giocherà a breve a Guess My Job. E loro è un mese che vado in palestra, cioè il minimo indispensabile. E lui mi prende per il culo perché lui è geloso perché non ha questa disciplina mentale. Comunque, ho capito, per rientrare, aspetta un secondo, dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, se no qui si spengono le luci. Allora, qui a Guess My... Romagna Calling, voglio ringraziare i nostri sostenitori che sono Sabbia Rosa Bijou in Viale Dante a Riccione, che stasera c'è il live shopping sulla loro pagina Instagram condotto da Irene, che è molto divertente. Voi potete vedere tutte le novità di quest'anno, sia le donne per loro e i fidanzati per cosa comprare le loro fidanzate. Poi c'è Saretini 152 che ho appena scoperto, che lo sapevo, però aperto a pranzo, a cena 365 giorni all'anno, non chiude mai, ma penso sia l'unica attività in tutta l'Italia di quel genere, che è aperto sempre. E poi Max a Mondoverde, che oggi ha un po' una giornata un po' più tranquilla perché quando piove non deve andare a fare le piante, capite? Noi immaginiamo lui nella zona mobili per il giardino, steso a leggere il giornale, una giornata di pioggia. Sai dove è Mondoverde? Lì? Sì, okay. Ok, allora lancio di nuovo il nostro giochino Guess My Job. È venuto qui a giocare con noi Giuseppe. Io so solo che Giuseppe è di qui in zona. Mi puoi dire dove sei? Sono esattamente in Bulgarno, in provincia di Cesena. Bulgarno, cioè, esatto. Per andare a Cesenatico. Ah, ok. Gambettole bulgarno. Sei qua, è autoctono. Allora, il gioco funziona in questo modo. Io cerco di indovinare il tuo lavoro facendo delle domande e tu poi rispondi sì o no. Fra una quarantina di minuti, se non saremo da nessuna parte, dammi un aiutino perché sei qui perché probabilmente fai un lavoro interessante, che poi parliamo del tuo lavoro. Nel frattempo ti ho chiesto di scegliere il disco limone che hai già scelto e il disco fastidio che hai già scelto, che utilizziamo dopo. Ok, Giuseppe, benvenuto a Guess My Job, Guess My Job, Guess My Job, tutti insieme. Grazie mille. Guess My Job. Tipo un'armonia. Il job. Allora, noi facciamo i jingle in diretta, siamo artigiani qua. Allora, praticamente ok, prima domanda, se rispondi no partiamo con un disco, così ho tempo per pensare. Allora, ok, lavori a contatto con le persone? SNI. Non so, SNI, posso andare avanti se è un SNI. È uno SNI. Allora, fornisci un servizio alle persone? Sì. Ok, un sì. È un servizio indispensabile? No. Poi, allora, cosa c'è scritto là? Leggi qui. Renditi utile. Somebody told me by the Killers. Grazie. Renditi utile. Dove è uscito renditi utile? Come Scodella. Perché non è una cosa indispensabile, quindi renditi utile adesso. Allora, non è una cosa indispensabile. No. Cioè, indispensabile intendo medicina, cioè indispensabile, bisogna capire cosa è indispensabile oggigiorno. Se lo trovi è bellissimo. Vai, ci siamo? Alicia Keys and Jay-Z, si pronuncia Alicia Keys e Yais, Empire, per chi non c'è vero nome, JZ. Allora, per gli amanti del vintage,
vintage, i giorni 16 e 17 di maggio, che è questo mese qua, a Spazi di Fabbrica, in Viale Carducci 119, si svolgerà l'evento Unsane Vintage Kilo a Gambettola, che chiama il vintage. Ci sarà street food, ci sarà varie postazioni con tutte le cose vintage, e ci sarà da mangiare e c'è anche da bella musica, perché ci saremo anche noi dalla radio, e dalle 10 di mattina alle 21 di sera, il 16 e 17 di maggio. Io ve lo dirò tutti i giorni perché è un bel evento per chi vuole andare a frugare tra le bancarelle. Allora, è qui con me Giuseppe, che è venuto a giocare Guess My Job, tradotto indovina che lavoro faccio. Ok. Io ho beccato subito un no con, non mi ricordo più cosa ti avevo chiesto. Se fai un servizio mi hai detto ni. Allora, che sono in contatto con le persone, SNI. SNI. Esatto. Quindi che fa un servizio, sì. Sì, però fai un servizio che non necessariamente sei in contatto con le persone. Quindi è un servizio che uno può richiedere a distanza. Può. E tu Può come non può. Lo svolgi a distanza? Posso come Cioè in non remoto, intendo. Si può fare anche a remoto, sì, certo. Ok. Sì. Allora, cosa potrebbe... Allora, sei nel settore di un servizio che si svolge anche a distanza e non necessariamente in contatto col cliente. Ha a che fare con l'informatica? Può. Hai tutto un può, cioè probabilmente non fai Potrebbe, niente, no, che potrebbe, praticamente stai a casa a fare non c'è niente. non c'è un sì o un no Ok, finale, ok. c'è una via di mezzo. È un lavoro che fai con le mani? No. Quindi, ok. Bellissima vabbè, domanda però, perché dobbiamo smorzi fare tante avanti con... Ok, vai. Visto che... Vai, cosa c'è scritto lì? Prossimo disco è? Bruno Mars, I Just Might. Come, scusami? I Just Might. Ah sì, I Just Might. Bravo. Nel frattempo sto grattando la testa perché tutti stanno cercando di aiutarmi a fare darmi un indizio su Guess My Job, che è qui come Giuseppe a giocare a Guess My Job. Eccoci. Che praticamente non fa un lavoro indispensabile, ha contatto con della gente ma non necessariamente, Esatto. non è indispensabile quello che fa. L'ultima domanda ti ho fatto che era un no, qual era? Che non fa un lavoro con le mani Che con le e mani, non lavora in esatto. informatica. No. Ok. Però è SNI, nel senso che con l'informatica potrebbe esserci un approccio come non. Ecco. Poi tu mi hai dato un paio di indizi, mi hai detto che la letteratura ti piace o non ti piace? Esatto. Boh. Perché tu però rispondendoti... Tu insegni qualcosa? Rispondendoti perché ti interessava il mio tono di voce. A me la letteratura piace e non piace. Ok, quindi a parlare a voce alta non c'entra niente. Allora, Non essenzialmente. Ok, quindi insegni qualcosa? No. Potevi fare una domanda che non ti... Adesso potevi infilare la domanda giusta? Non insegna niente. È cura in qualche modo il lavoro che fai? No. Vabbè, basta, 2 no, va avanti. Vai. Cos'è? Che è il prossimo pezzo? Prossimo pezzo, Marvin Gaye, What's Going On. Beh. Tipo, Run DMC, Mary con un campione di Apache sotto. Allora, io sono rimasto molto molto sorpreso che il nostro ospite Giuseppe, che è qui per giocare a Guess My Job, sapeva il titolo di quel campione lì, Yes. che mi hai dato un indizio tipo, cioè un ragazzo di 26 anni che conosce quel campione, quindi tu sei appassionato di musica. Non Diciamo mi dire che di no, non puoi sapere quel c'è pezzo. un certo fascino, ecco. Sì, ma non puoi sapere quel disco lì se No, non no, sei chiaro. appassionato di musica Beh, o i tuoi sì. genitori, perché hai 26 anni. C'è una certa... Sì, c'è Hai un certo, istruito bene? Madonna. c'è un certo fascino, ecco. Ma che è il tuo figlio che non l'hai ancora... Ah, papà! Padre. Posso chiamarti il padre? Padre. Sì, non Bulgaria. Bulgaria, No, Bulgaria no. Ok, allora riassumendo, non lavori con le mani, fai un servizio puoi lavorare sia con le persone o in remoto, non è indispensabile il tuo lavoro, giusto? Tutto questo è giusto fino Bravissimo. adesso? Sì, Ok, ottimo. avevo una domanda da farti, mi sono già dimenticato. Ok, hai avuto una formazione per fare questo lavoro? O sei autodidatta? Autodidatta. Autodidatta? Sì. Ma è un lavoro che già esiste o lo fai solo tu?
Esiste. Ah, ok. Esiste Cioè non è già. che hai inventato una cosa che prima No, non c'era. no, esiste già. Autodidatta ha a che fare con la musica. Sì. Ah, allora ho beccato un sì, quindi tu vinci la possibilità di annunciare il tuo. Allora, due cose abbiamo: disco limone e disco fastidio. Ok. Il disco che ti ricorda i limonate che facevi in Pineto, dove li facevi tu, Perfetto. della tua età, non so con chi e né Quale dove. facciamo dei due? Decide lui, quale vuoi il disco fastidio, quel disco che. Cioè, se me la senti, a me prude la pelle quando Ok, senti soprattutto sì. pezzi degli 883. Sì, Non so quali sono Allora, quelli. facciamo il disco limone Simple Red Say You Love Me. Ok, aspetta un attimo, Roberto Lighi devi un attimo. Ok. Eccolo. Ok, vai. Ma Andiamo? annuncia questo, il disco limone di Giuseppe, Say You Love Me di Simply Simple Red. Red. Senti il jingle? Ok. Ok. Bellissimo, Pull Up to the Bumper di Grace Jones, sono qui con Giuseppe, Romagna Calling, sono Filippo Nordi, questo è Radio Centrale, che stiamo giocando a Guess My Job, che posso dire che ero tanto contento perché ho fatto due appuntamenti, niente male, io sono completamente al buio, cioè non faccio neanche il riassunto di tutte le cose che mi ha detto sì o no perché non mi ha portato da nessuna parte, a parte il fatto che non lavoro con le mani. Non è una cosa indispensabile, quindi è una cosa artistica quello che tu fai, è una cosa culturale barra artistica, Culturale senza ombra. espressione, Certo. perché se non è indispensabile, hai una voi non lo vedete da casa, ma lui ha una fisicità, è molto fisico nel parlare, ha questa bella voce, quindi è qualcosa di artistico quello che fai, cioè dipende uno come definisce arte, però insomma. Dipende. Sei esatto, una dalla persona che definizione. esprime. La definizione d'arte è individuale. Esprimi sì o no? Esprimo, sì, certo. Bene, è un sì. Bon, allora mi sono guadagnato un indizio perché non ne posso più. sì. Prego, un indizio Giuseppe. Allora, Ho avuto un paio che non ho colte però, cioè Sì. che non ti piace la letteratura. esatto. Dopo ti serviranno le Cioè, cuffie. mi piace e non mi piace, nel senso che Dagli un indizio. l'indizio Un bel è indizio che questo. strumenti musicali. Esatto. Ha a che fare con la musica. Ma te l'ho già chiesto questa cosa? No, strumenti musicali no. Ah, ok, però ha a che fare con la musica, strumenti. Sì, però strumenti musicali è più specifico. Aspetta un secondo, sì. allora, ha a che fare con la musica, ma più che altro con gli strumenti musicali. Non insegni niente perché ti ho chiesto, mi ha detto di no. Non hai visto neanche 4 chitarre lì? Come si chiama quelli che costruiscono le chitarre? Luthiere? È possibile? Lutaio. Non sei un lutaio? Caspita, mi hai sgamato, sto No, scherzando. no, lutaio che muore di fame. Ah, muore di fame se sei un lutaio. Hai un noleggio di musiche, di strumenti musicali? No. Ok, basta, mi sono rotti i coglioni ragazzi. Allora, quando penso di. No, vuoi mi dare un altro indizio? Perché io vorrei parlare di quello Puoi che. arrivare. Allora, Ancora, Roberto? relativo agli strumenti musicali, se lui ha fatto una metafora, non ci sono quattro Sei un chitarre. accordatore di Ti ho pianoforte. detto non ci sono Se 4 non ci chitarre. sono, vuol dire che... E non ci sono. Beh, non li noleggia. Cosa fai con le Beh, mani? potrei però noleggiare, no, così lo mandiamo di nuovo No, in no, una no, strada allora, ha a che fare con infinita. gli strumenti musicali. Sei un imitatore di strumenti musicali con la voce. Per caso, eccolo. Allora, c'è un aggettivo specifico. Ah, ok, sei uno di quelli che fa finta di suona la tromba con la voce. Più generalmente... Ma ci sto Abbiamo arrivando. una canzone che Ma non è una canzone. Cioè, un lavoro totalmente inutile. Sì. Bello, mi piace, Non è mi piace, indispensabile, mi piace, è mi piace. inutile. il lavoro che Mi fa. piace. Ok, mi piace. Cosa c'è? Vai, tromba. Ok, Mary J. Blige... no, Come, scusami, chi? Smith. Chi? No, è Mary qui. J. Blige, Family Affair. Chi? Blige? Blige. Blige, Poi? Family Affair. Bravo. Questa canzone, l'originale era New York, London, Paris, Ronta. Esatto. È solo che hanno dovuto inserire Per i diritti che Munich, abbiamo noi, esatto, pop music, dei pop music. Allora, io che mi sto innervosendo, continuo a fare domande a Giuseppe qui per giocare Guess My Job e abbiamo ristretto la Sì. ricerca molto. Allora, tutti i vari sì e no e indizi non ho accolto neanche una, a parte Neri per caso, che non mi ha suonato familiare perché non so chi sia, però tu mi hai detto Bobby McFerrin che Sì. fa canzoni in a cappella, Bravissimo. non usa gli strumenti, Esatto. suona, cioè fa sia con la voce che anche con le mani. Bravo. Però io le mani non le uso.
Non voglio sapere cosa usi per fare no, non... Allora, in realtà lo dovresti, cioè, lo dovresti voler sapere. Ok, ma adesso scopriremo. Cioè, sì. ho chiesto se tu canti, fai l'inno nazionale ruttando, ma hai detto di no. Assolutamente no. Allora, io direi a questo punto, siccome vogliamo anche del tempo per parlare Sì. di questo lavoro che ti sei inventato, perché hai detto No, che... No, non è un lavoro inventato, è già No, nel preesistente. senso che non hai avuto un training. No, esatto, Cioè, sì, sono autodidatta, sì. bravissimo. Sì. Ok, dammi l'ultimo indizio che mi Allora, dicevi che era il io, nome in esatto, l'ultimo italiano. indizio è chiederti di tradurre la parola scatola delle battute. Box of jokes. Non battute. Box of beats. Beatbox. Yes! No, tu fai il beatbox come... Mamma mia. Ragazzi, Cioè, posso iniziare perché ecco mi stavo trattenendo da morire. Ecco, aspetta. Ok, mi sento un attimo. Non è vero. Quel rumore che avete appena sentito. Everybody put your hands up like... No, bravissimo. Non sarei mai arrivato. Mai. Mazza, Yeah. sei bravissimo! Allora, chi avete appena ascoltato ha fatto tutto quel rumore con la voce. Mazza, sei bravissimo. Sì, io li definisco più Io suoni non sarei che- mai arrivato a sì. beatbox, capito? Io a Sì, beatbox penso a Bismarcky, penso a tutti quelli che tu saprai che anche Sì, perché sì, Bismarcky lui si ha è presente. indovinato un Assolutamente. disco oscurissimo che Mettiamolo, dai, mettiamolo. ce l'hai? Mettiamo. certo. Quale? Certo, Apache. Vai, prego. Incredible Bongo Band, Sì. Apache. Quindi morirai di fame, però va bene così. Sì, vabbè. Ok, questo era Incredible Bongo Band Apache, che era usato, c'era un pezzo di batteria che è stato usato in tantissimi dischi hip hop, che solo i vecchi come me possono ricordarsi. Quindi quando tu mi hai detto hai 26 anni, aspetta un secondo, c'è qualcosa che non mi torna. Allora Giuseppe fa il beatbox, cioè il ritmo con la voce. Esatto. Allora, adesso vi giuro, non ci sono magheggi, non ci sono inganni. Io ti do a te la parola, il microfono, fai quel cavolo che ti Va pare benissimo. e sarà tutto fatto in diretta senza effetti di nessun genere. Ok, quando sei pronto, Giuseppe, Va benissimo, prego. grazie. No, bravissimo! Ma come cavolo? Oh, Grazie mille. io l'ho visto fare, ma così mai. Grazie. E come hai scoperto questo, chiamiamolo talento? Sì, Di totale inutilità? Allora, Vabbè, bellissimo, eh? sì, allora ho scoperto di avere questa voglia di poter emulare la musica. Siccome Jimmy prima stava facendo il moonwalk di Michael Jackson, Sì. quando ascoltai per la prima volta Billie Jean di Michael Jackson sul computer a tubo catodico di mia nonna su YouTube a Elbori in VHS, disponibile su YouTube, però prima di Billie Jean vidi Rachzel the Legend, che fece al Red Bull BC One del 2005, che è un evento incredibile di hip hop attualmente attivo, la voce e il beatbox insieme, presentando If Your Mother Only Knew, che è appunto stato un brano distribuito poi nel suo vinile 33 giri meraviglioso, dove faceva questo spezzone che praticamente faceva sia il beatbox che il cantato, e aveva questa forma. If your mother only knew, if your mother only knew. E quindi di conseguenza io
fui così affascinato da questa disciplina perché è il quinto elemento dell'hip hop ed è per questo che sono molto connesso con questi brani, stili, Incredible Bongo Man, eccetera, per i breakdancer, perché sono assolutamente connesso con la cultura hip hop e mi piace davvero incredibilmente Quindi tanto. ti ricorderai Dougie Fresh and the Get Fresh Dougie Crew. Fresh è il presidente della Human Beatbox, è il creatore. Fa un pezzo di beatbox di un cioè proprio c'è una roba di un basic, però ai tempi non l'aveva mai sentito Esatto, nessuno. lui è stato l'init, lui è stato letteralmente proprio la... Pensa, io mi ricordo di averlo sentito per la prima volta e dicevo, ma cos'è sta roba? E stiamo parlando dell'86? Sì. Madonna mia. E Kenny Mohammed con Razzle the Legend, eccetera, furono i primi esponenti. Io vidi lui e dissi, wow, c'è qualcosa che sta iniziando a ticchettare nella mia testa, ho bisogno di farla immediatamente. Quindi divenni ossessionato, peggio dei videogame. Quindi ero lì che facevo, ok, ricerca, ho bisogno di fare copy paste di questa cosa, ho bisogno di impararla quanto prima possibile, perché non c'è una scuola attualmente, non c'è un'istruzione specifica, ma ci sto lavorando. È qualcosa che sei un musicista, perché comunque se la fai con la bocca, fai con lo strumento, crei comunque. Ma c'è Jamie Woon che io adoro, che con quel cavolo di Campione Torino che ha fatto c'è il primo video suo che è ma chi è questo che costruisce ma tu li usi anche te quelli? No, quelli è un altro passo. Io ho usato soltanto in playback un audio di un altro beatboxer per riuscire ad implementare pattern comunque sue o comunque cercare di avere una costruzione iniziale di base, quindi copiando, avendo ispirazione e poi cercando di copiarlo e fare un mio stile. Visto che sei anche musicale, non solo ritmico, dovresti giocare con quello che costruire proprio una canzone, perché le note li sai fare, cioè non è che fai solo batteria. Chiaro. Avevo qualcosa, allora c'era un pezzo molto interessante, si chiamava Make the Music with Your Mouth Biz, di Biz Markie, che stiamo parlando proprio della storia, che un po' prima di te, Rob, questi sono quei 5 anni in più che ho di te. Sì, che io mi ricordo perché nei dischi quando sono usciti a Londra, ma cos'è sta roba? Che c'era uno bellissimo, ora lo troviamo, forse lo troviamo. Tu conosci Biz Markie? Ma era una roba di un basic, cioè facevo tipo solo la batteria, cioè questo era un livello allucinante. Allora, e tu riesci a vivere di questo? Non lo so. Allora, io attualmente ovviamente sto lavorando per riuscire a dare forma quanto più, diciamo, lavorativa e a livello diciamo imprenditoriale possibile al beatbox per renderla sostenibile, per poi avere risonanza dall'Italia anche per il pubblico estero, perché attualmente non c'è una referenza di sostenibilità incredibile, ci sono solo piattaforme online che distribuiscono la cosa e riescono ad essere sostenibili a loro volta. E altri bravi al mondo chi c'è? Allora, altri perché tu comunque a livello mondiale lui, cioè io più bravo di così non conosco nessuno. Allora, gli esponenti diciamo principali, campioni anche mondiali, sono Alem dalla Francia, campione mondiale 2015, Skiller dalla Bulgaria del 2012, Alexinho dalla Francia del 2018, nel 2023 Footbox G dal Belgio. Quindi esistono? Ce ne sono hai tantissimi. mai gareggiato con questi? Sì, ho gareggiato, sono arrivato top 8 al mondo nel 2023, in mezzo a 95 dalla Thailandia, dal Giappone, dalla Cina, top 8. Vabbè. Però al mondo abbiamo un altro tipo prego vai avanti che sono ancora un po' spaesato da questa cosa. E poi sembra finto quando lo fa sembra finto che preme in play da qualche parte. Io sono seduto a 1 metro e ha fatto tutti quei rumori con la voce. Vabbè. Sì, più che rumori li definirei più suoni, perché hanno una consistenza, hanno una frequenza specifica. Scusa. Quindi di conseguenza io riesco a fare dal 2019 poi al 2022 sono stato campione nazionale italiano e da lì ho iniziato a fare da giudice, e fare da giudice poi ti dà un'ottica un pelino più generale e più disciplinare della forma d'arte, perché sai comunque dare discrezione e riesci a dare diciamo degli attributi in più a presenza scenica, flow, originalità, tecnicità del suono, musicalità, quindi è molto importante. Posso dare un po' di orecchio musicale? Ce l'abbiamo tutti noi, siamo in radio. Lo sai cosa farei se io potessi darti un input per un show? Rallentare, perché sì, tu riesci a concentrare tantissimo suoni in poco tempo, ma rallentandolo un po' che diventa un po' meno
Sì, cioè sì, uno sì. apprezza di più ogni suono che fai. Sì, è chiaro che Esatto. il feeling viene dato se c'è compostezza e se c'è un attimo più di Sì, ma è molto margine a livello di ascolto. Quindi certo. pochi suoni, minimalismo, impattanza. No, È anche chiaro. tanti rumori, ma un po' più di spazio tra di loro, Certo, no? sì. Allora, andiamo avanti con un pezzo di musica e poi torniamo da Giuseppe Chiaro. che mi è rimasto scioccato, la faccia scioccata ancora. Questo è Beat the Clock by The Sparks. Fai questo. Aspetta, Col basso, è bellissimo. continua che faccio. E questa è una delle prime cose che hai sentito? Bellissimo! Bellissimo! Sì, che qui ti alleni con questo. Allora, dovete sapere che Giuseppe durante cioè, noi siamo ancora qua sparorditi perché non solo riesce a fare il pezzo in avanti, lo fa anche al contrario, che è la cosa più strana, cioè stranissima sta cosa, perché non sembra neanche vero, non sembra fattibile. Comunque sono qui con Giuseppe che è un beatboxer, cioè chi fa ritmica e non solo con la voce, la propria voce, la bocca e tutto quanto, ma lui fa anche le note e fa anche 3 note insieme, fa gli accordi, che cioè, per chi ci capisce un po' di musica è praticamente impensabile. Billie Jean, hanno detto che Billie Jean è stato il primo pezzo che hai Praticamente emulato. uno dei primissimi, sì, il primo. E fa così? Addirittura, sì. Assurdo sta cosa. Boh. No, allora, bellissimo. Ma quella nota bassa, il boom è stupendo. Non so da dove ti arriva quello. Grazie. C'ha un naso enorme che probabilmente aiuta. Sì, sono cioè, si è nasone. sviluppato negli anni questo nasone, è uno che non ha paura di nessuno, come dicono a Firenze, che nappa artamente in centro e quando fa la cena a casa nappa parecchia. Ok, bene. Allora, io non so cosa dire. Mettiamola chiara. Allora, questo un attimino ci stacchiamo. C'è una nostra amica, dottoressa Chiara Cenci, che ci fa una riflessione con un po' di psicologia applicata. Ok. In 1 Minute Psychology. Senti. Ci sentiamo meglio qua. Più sincopato, bello. Questo è un po' allenamento, non è che rompe il cazzo, sta bene. Dai, perché l'immagine di lui al lavoro davanti al PC che intanto... Minchia. che va avanti quanto cazzo vuole. Stereo MCs get myself connected. Nel frattempo Giuseppe ha accompagnato il disco in controtempo, 64esimi, sincopato, cioè è una cosa incredibile. Il tuo cervello lavora in un modo di... Non sei un po' autistico? Ti sei mai chiesto questa cosa? No, affatto no. Sei sicuro? Assolutamente sì. Perché il primo segno di essere autistico è non sapere che sei autistico. Ah, caspita, anche dopo il test, anche dopo un test che è legittimo, però sì, ok. No, ma cioè, il tuo cervello lavora in un modo un po' particolare. Grazie. Prego. Mi Ok, lusinga, anche il mio, mi anche lusinga. comunque, quando lavora il mio. Allora, Roberto, cosa dobbiamo fare? Salutiamo gli amici. Ah, giusto, salutiamo i nostri collaboratori, che sono Max a Mondoverde, i ragazzi Sarettina 152 e Viola Roberto e Irene a Saberosa Bijou 152, quella è Sarettina, in Viale Dante a Riccione. E voglio ricordarvi tutti chi è amante del vintage, i giorni 16-17 di maggio, che è questo mese, in Spazi di Fabbrica in Viale Carducci 119 a Gambettola c'è Unsane Vintage Kilo, che è un raduno di gente che ama il vintage, c'è il food, c'è la musica, noi ci saremo come radio, è un bel evento, venite a vedere o andate a vedere perché ancora non
non ha iniziato. Ok, io sono ancora un po' scioccato da Giuseppe che io ho chiesto, hai una fidanzata? Lui ha detto, ci sta lavorando. Sì. Pensa un po', cioè deve essere una persona con molta pazienza. Pensa a sentire continuamente. No, dai, a ogni circostanza poi si fa quando c'è modo e c'è tempo, però Poi, sì. complimenti per la tua cultura musicale. Oddio, sei andata a pescare in un settore che se uno non fa ricerca, poi oggigiorno non c'è scusa a non fare ricerca, con il telefono in mano trovi tutto. Sì. I nostri tempi, quando andavamo a vapore o con le carrozze a sentire i dischi, era un altro mondo. Però complimenti, perché Grazie fai ricerca, che è la cosa più importante, Grazie. quello che diciamo a tutti noi vecchi, a tutti quelli giovani. No, io voglio fare rap, fai ricerca, io voglio fare questo, fai ricerca, ma non tutti lo fanno. Ok, parlando di ricerca, guarda cosa abbiamo tirato fuori. Abbiamo tirato fuori Barry White, You See the Trouble with Me. Perfetto. Allora, no, bellissimo. Vado Robby, Jimmy Bohone Spank, come siamo in vena di groove, qui con Giuseppe che non riesce a stare fermo, ogni allora, salutiamo prima i nostri sponsor che sono 152 Sarretina, Saberosa Bijou a Riccione Invalidante e Max a Mondo Verde, e ringraziamo a Giuseppe che è venuto qua a giocare a Guess My Job, che non l'ho capito, ma ho dovuto praticamente dirlo in italiano, l'ho tradotto in inglese. Siamo in contatto. Allora, se volete seguirlo, perché veramente è un talento che fa una cosa che penso poche persone al mondo riescano a fare. Che poi, dici la tua? Io sui social sono Azel, che è il mio nome d'arte, AZEL. Che su tutti i social. Su tutti i social, quindi No. Azel Beatbox o Azel comunque. Andate a vedere e se non ci credete vi do la parola che è così, l'ha fatto in diretta davanti a me, senza effetti, senza niente. Allora, noi ci saremo qua domani alla stessa ora, circa le 13, qui a Radio Centrale con Romagna Collin. Io sono Filippo Naldi, io faccio fare il ciao a tutti da Azel, prego, come vuoi tu, fai te. Bravo, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.